Ciao e benvenuto o benvenuta in questa nuova lezione di Power BI in cui andremo a riprodurre questa seconda pagina del report, cioè i clienti per città ed età. Non soltanto per città, ora qui l'ho messo per abbreviare, ma lo vedremo anche per Stato, provincia e per regione del mondo. Quindi in questa pagina che cosa ho fatto? Ho creato una tabella dove sono andato a prendere i campi età e cliente e quindi per ogni età mi ha fatto la sommatoria, quindi mi ha fatto la sommatoria per esempio dei clienti che hanno 25, 26, 27 anni, eccetera, mi ha fatto la sommatoria e da quest'altra parte ora io potrò andare a vedere i clienti per città, per stato e per regione del mondo in base alla loro età. Per esempio voglio vedere i clienti di 40 anni, vedo dove ho i clienti di 40 anni, per esempio ne ho 200 negli Stati Uniti, 100 in Australia, 100 in Inghilterra, in quest'altra regione del mondo non ho niente. Negli Stati Uniti dove 100 in California, 100 nello stato di Washington, che erano 200, in Australia ne ho 100 nello stato del British Columbia e poi qui sono suddivisi anche per città, quindi questi 200 degli Stati Uniti saranno suddivisi per le città dove sono presenti questi clienti negli Stati Uniti, cioè le città della California e dello stato di Washington. Quindi se seleziono lo stato di Washington, per esempio, vedo che sono, ora mi ha selezionato il numero totale dei clienti, ovviamente in questa città, in questa e in quest'altra. Se selezionassi la California, ecco tutte le città della California dove sono presenti i clienti. Anche in questo caso andiamo a riprodurlo, quindi vado a rinominare per copiare, creo una nuova pagina, clicco con il destro, rinomina, incolla e vado innanzitutto a creare questa tabella età e clienti. Quindi la vado ad incollare qui, così la riproduco da zero. Clicco per creare una tabella vuota e come vedi qui ho messo il campo età e il campo Customer ID per il quale poi ho fatto la sommatoria come prima. Quindi andiamo a mettere l'età e andiamo a mettere Customer ID e qui su Customer ID andiamo a dire che vogliamo il conteggio. Quindi allarghiamo un attimo per vedere tutto, sistemiamo, questo lo possiamo anche, anzi diamo lo stesso formato grafico che ho dato a questo, così già ci è venuto tutto uguale. E quindi andiamo qui e andiamo in generale, andiamo in oggetto visivo, intestazioni colonna, colonna specifica, Customer ID e la vogliamo chiamare in un altro modo, anzi rinominiamola direttamente da qui, eh, ridenominazione numero clienti. Questa la scriviamo in italiano, età, e qui andiamo a stringere leggermente per recuperare spazio, poi mettere anche gli altri oggetti e spostiamo questo oggetto a destra. Quindi ho fatto prima questa tabella perché questo è il focus di questa pagina del report. Quindi andiamo poi a replicare i clienti per città. Quindi lo copio, lo porto da quest'altra parte, andiamo a prendere questo grafico a istogramma con gli istogrammi in orizzontale, quindi questo, e ci andiamo a mettere la città e i clienti. Quindi mettiamo la città nell'asse delle y e i clienti nell'asse delle x. Quindi la città nell'asse delle y e i clienti nell'asse delle no, l'id cliente nell'asse delle x. E andiamo a dire che vogliamo vedere le etichette dati.
Andiamo nel generale, effetti, diciamo che vogliamo un bordo per questo oggetto visivo, lo vogliamo di colore blu scuro, poi vogliamo anche un'ombreggiatura, un'ombreggiatura di questo colore. Vado a togliere, anzi prima di toglierlo voglio farlo della stessa misura per far centrare tutto. Va bene così. Quindi lo posiziono qui e cancello quello che ho portato. Vedi che lo abbiamo fatto, abbiamo introdotto anche qualche elemento in più, l'ombreggiatura e il bordo rispetto a quello che avevo già fatto io. Andiamo a prendere questo, clienti per Stato e provincia, quindi prendiamo sempre il nostro grafico con gli istogrammi orizzontali. Quindi Stato e provincia nell'asse delle Y e clienti nell'asse delle X. Anche in questo caso diciamo che vogliamo vedere le etichette dati e per quanto riguarda gli istogrammi, per quanto riguarda le barre degli istogrammi, le vogliamo fare, la vogliamo vedere di un colore diverso rispetto a questo del conteggio per città. Quindi diciamo che la vogliamo vedere di questo colore. Qui ci eravamo dimenticati di aggiustare il titolo clienti per città e qui scriveremo invece nel titolo clienti per Stato. Andiamo a cancellare questo, mettiamo anche in questo caso qualche elemento grafico in più, quindi generale, effetti, vogliamo un bordo sull'oggetto visivo, magari facciamo lo stesso blu scuro che abbiamo scelto prima. Per quanto riguarda l'ombreggiatura la vogliamo e la vogliamo sempre dello stesso colore. Andiamo a spostare leggermente questo oggetto visivo di qua per far centrare anche l'altro. Andiamo a prendere l'ultimo oggetto visivo, cioè i clienti per regione del mondo, lo incollo, vado a prendere sempre gli istogrammi in orizzontale, quindi qui metteremo regione del mondo e qui clienti. Anche qui andiamo a modificare qui, allora clienti per Stato, sotto abbiamo clienti per regione del mondo, quindi innanzitutto modifichiamo il titolo clienti per regione del mondo, andiamo a eliminare questo e anche qui diciamogli che vogliamo un bordo smussato sempre dello stesso colore, vogliamo anche l'ombreggiatura sempre dello stesso colore. Quindi andiamo a creare le stesse distanze tra gli oggetti, perché poi questi sono oggetti che possono essere fatti vedere anche al di fuori dell'azienda, quindi devono essere assolutamente ben presentabili. Clicco, vado a ridurre qui e
vado a spostare leggermente il tutto. Allora, clicco nel bianco, ora abbiamo a disposizione tutti i nostri dati. Se io voglio vedere qual è la situazione per età dei clienti, qui mi sono dimenticato di mettere le etichette dati. Quindi vedo che negli Stati Uniti io intanto ho 7.800 clienti, in Australia 3.600, in Inghilterra 1.900, in Francia 1.800, in Germania 1.800, in Canada 1.600. Se io seleziono la Germania, vedo gli stati della Germania e quanti clienti ho in quegli stati e vedo le città della Germania e quanti clienti ho in quelle città della Germania. Così se seleziono gli Stati Uniti vedo gli stati in cui io ho i clienti negli Stati Uniti, che sono California, Washington e Oregon, e quali città di questi tre stati sono presente commercialmente, perché lì ho i clienti. Poi, ovviamente posso andare a vedere anche quanti clienti ho di 30 anni e dove, per regioni del mondo, per stato, per città. Queste ovviamente sono informazioni commerciali di straordinaria importanza che non si potrebbero mai vedere ad occhio nudo se non costruendo degli oggetti visivi del genere, che si possono costruire anche su Excel. Non mi stancherò mai di ripeterlo, ma per fare questa cosa in Excel occorrerebbero ore di lavoro per fare quello che noi qui abbiamo fatto in pochi minuti. Ti aspetto nella prossima lezione. Ciao!